tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Come avrete visto dal titolo, ritornano i miei racconti brevi, racconti che ho scritto quando avevo circa 20 anni e sognavo di diventare una scrittrice. Siamo già arrivati alla terza parte di quella che a tutti gli effetti è ormai una serie contro ogni previsione, contro ogni aspettativa, perché nei primi due video vi ho già letto alcuni dei racconti brevi, ma soprattutto nell'ultimo vi ho letto l'incipit del racconto più lungo che io abbia mai scritto, che si intitola GD, Giovane Depressa. Già il titolo è niente male. E alla fine del video vi avevo proprio chiesto di farmi sapere nei commenti se volevate che proseguissi con la lettura del racconto e della storia della giovane depressa, e davvero tantissime di voi mi hanno detto sì, vogliamo saperne di più, continua a leggere, perciò eccomi qui, terza parte, questa volta tutta dedicata alla giovane depressa. Se vi siete persi però il video precedente con l'incipit, lo trovate da qualche parte, uscirà una i, credo qui, ma non mi ricordo mai da che lato, cliccateci sopra e vedrete appunto il video precedente. In ogni caso, piccolo riassunto, nell'incipit veniva introdotto proprio il personaggio, la protagonista, la giovane depressa, una ragazza sui 25 anni che studia all'Università di Bologna, ma soprattutto che sta affrontando, diciamo così, un periodo di crisi personale. Si tratta di un racconto in parte autobiografico, in parte assolutamente inventato, ci tengo a precisarlo. In ogni caso vi avevo lasciato con una sorta di suspense, un momento cliffhanger, perché l'ultima frase che vi avevo letto è questa: se non puoi più essere te stesso, l'unica soluzione che ti resta è diventare qualcun altro. Da da da. Quindi proseguiamo proprio da lì. GD si ripete questo ogni mattina allo specchio, osservando quella faccia che le è diventata insopportabile, finché un giorno prende quella che le sembra la decisione più importante della sua vita. Alza la cornetta e con estrema precisione compone il numero dei suoi genitori, con la stessa precisione con cui un artificiere disinnesca una bomba, un tasto via l'altro sotto la pressione dell'indice. Mentre attende una risposta, attorciglia le spire del cavo attorno alle dita. Pronto? Casa L, desidera? La voce di Aurelia, la governante, le fa subito pensare alla sua infanzia. Ciao Aurelia, sono JD, c'è la mamma? Tesoro! Questo era il suo tormentone da sempre, da quando rientrava dopo l'asilo e Aurelia l'aspettava sull'uscio. Come stai? È così tanto che non ti sentiamo? Lo so, è colpa degli esami. L'incertezza vela la sua voce. La mamma è lì? C'è qualcosa che non va, tesoro? Ad Aurelia non riusciva a nascondere nulla, era l'unica che la conoscesse veramente. In fondo l'aveva cresciuta lei, i suoi veri genitori si limitavano, a modo loro, a viziarla nei pochi momenti che le dedicavano. Suo padre era un uomo piuttosto rude che si era incredibilmente arricchito durante gli anni 70, poco prima della sua nascita. La sua azienda veniva prima di ogni cosa, famiglia compresa. Il suo modo di giudicare la vita era alquanto diretto e semplice: i soldi danno la felicità, tutto il resto viene di seguito. Forse perché aveva visto l'ultima guerra da bambino e il possedere bastava renderlo felice. Sua madre, al contrario, era molto emotiva e nonostante il passare degli anni aveva conservato una visione del mondo estremamente ingenua. Ricca di famiglia, la signora L lavorava con il marito a tempo perso, ma la sua vera occupazione era il preservamento della propria bellezza. GD aveva sempre provato una certa ammirazione per il volto perfetto della madre. Da che ne aveva memoria, quel viso era rimasto intatto nella sua delicatezza. Un perfetto dosaggio del trucco riusciva poi a renderlo quasi etereo, come i capelli biondo cenere elegantemente fissati in uno chignon e il corpo minuto ma non spigoloso. Il modo di agire di sua madre invece ricordava i vecchi film di Marilyn Monroe. Con nessuno dei due aveva mai avuto un rapporto vero. Troppo occupato dal lavoro e troppo cinico, suo padre precludeva qualsiasi forma di dialogo. Per quanto riguardava sua madre, GD aveva sempre evitato di sprecare parole con lei, che comunque non aveva mai delle risposte. Aurelia era la sua famiglia, ma anche lei stava invecchiando e non avrebbe capito il suo dolore. Aurelia lo intuiva dal tono della voce, lo sentiva nell'aria, ma non lo poteva capire. Ma va, è tutto a posto, è solo che ho una cosa importante da dire alla mamma. Aurelia tace qualche secondo come se stesse meditando una risposta incisiva. Poi con un respiro profondo esclama: va bene tesoro, ti chiamo la mamma. Nell'attesa GD continua a giocherellare con il cavo del telefono. Pronto? Ciao mamma, come va? Bene bambina, cosa c'è di importante? Hai trovato il fidanzato?
Quella donna non avrebbe mai smesso di turbarla. Era terribilmente irritante il tono mieloso che utilizzava per parlarle. Forse per lei rappresentava il tono della buona madre, Dio solo sa. No, mamma, è qualcosa di più importante, però vorrei parlarvene di persona. Papà è a casa questo weekend, pensavo di raggiungervi. Oh, bambina, lo sai che i movimenti di tuo padre sono un mistero per me? Devo domandare ad Aurelia. GD sente i nervi del collo irrigidirsi. Quel tono le è veramente insopportabile. Beh, fallo allora, mammina cara, avrei urgenza di saperlo. Non è riuscita a trattenere il sarcasmo, ma probabilmente sua madre è troppo ingenua per coglierlo. Va bene, bambolina, ora la mamma domanda. Sente che la cornetta viene appoggiata e la madre si allontana. Passò un numero di minuti incalcolabile durante i quali GD insulta mentalmente la madre, cercando tutti gli aggettivi meno usuali, così, giusto per scaricare l'insofferenza. Scusa bimba, Aurelia era in cucina e non riuscivo proprio a trovarla. Allora, posso rientrare tranquilla di trovarvi tutti lì? Sta cercando di dosare le parole per non utilizzare uno degli insulti coniati poco prima. Sì, Aurelia dice che papà ha il torneo di golf questo weekend e mangerà a casa. Bene, allora ci vediamo sabato per pranzo. Ciao mammina. Si impegna ad utilizzare il tono più dolce per assicurare alla madre che la conversazione è stata soddisfacente. Ciao amoruccio. Mentre guida il suo fuoristrada lungo la A1, GD immagina l'atmosfera della sala da pranzo. La mamma che parla senza pause di futilità, il padre che nemmeno la guarda. Le viene il voltastomaco, ma è un passaggio necessario per attuare la sua idea. GD ha un'idea, attenzione. Man mano che i chilometri diminuiscono, la sua ansia cresce. Sebbene abbia studiato il discorso alla perfezione, teme che qualcosa possa andare storto. Non sono tanto i suoi genitori a spaventarla, quanto gli occhi schietti di Aurelia. Imbocca il vialetto della villa, modellando il sorriso più rassicurante che conosce. Indossa una gonna a pieghe leggere e una camicetta in tinta. Da sempre utilizza un abbigliamento sobrio per i suoi rientri, lasciando i jeans sdruciti e le magliette attillate nel suo appartamento. Posa le valigie all'entrata e subito accorre Aurelia, col grembiule ben stretto attorno ai fianchi potenti. Tesoro, sei arrivata? I tuoi genitori stanno già pranzando, sai, il papà deve essere al circolo entro le 2. Però hanno appena iniziato, forza, vieni a sederti. GD collauda il suo sorriso e abbraccia la governante con affetto. Come ogni volta, gli occhi della donna si velano di lacrime. Giunta in sala da pranzo, la scena che osserva pare la perfetta copia di quella che si era immaginata durante il viaggio. La madre interrompe il suo monologo vedendola. «È arrivata la mia bambina!» esclama con tono esultante. «Vieni a dare un grosso bacio alla tua mamma!» Questo rituale fa parte del rientro. Se dipendesse da GD tutta quella enfasi andrebbe a farsi fottere. Il signor L, in tenuta da golf, solleva appena lo sguardo e dischiude le labbra velocemente in quello che per lui rappresenta un sorriso. «Sei in ritardo, cos'è? Ti sei dimenticata la strada di casa?» Un tipico esempio del sarcasmo paterno. «Scusate, c'era un po' di traffico in autostrada». «Per forza, è sabato, dovevi prevederlo e partire prima, ma tanto voi donne non imparerete mai queste cose». Ecco perché non tornava mai a casa, perché li odiava quei due. GD annuisce tentando di non contrariare. «Comunque sono qui e ho una cosa importante da dirvi». «Spero non sia una sciocchezza delle solite. Lo sai che non ho tempo da perdere. Alle 2 devo essere al circolo», asserisce distaccato il padre, affondando il coltello nel filetto. «Fottuto bastardo», pensa GD modellando il suo sorriso standard. «La laurea è un argomento abbastanza importante?» Il suo tono è accomodante. L'attenzione è incentrata su di lei. Prende fiato, creando un attimo di suspense, poi racconta loro tutto, ogni particolare, ogni sfumatura di una storia perfettamente architettata e fittizia. Dice di aver ottenuto una borsa di studi per 1 anno in America per svolgere la tesi, di avere finalmente capito cosa vuole essere nella vita e che ha già trovato qualcuno a cui subaffittare il suo appartamento per il periodo. Quando termina il monologo osserva i volti dei genitori e capisce immediatamente che la sua recitazione è stata perfetta. Il padre sogghigna fiero, la madre sorride e basta. Dopo un breve silenzio il signor L si lascia andare a un commento che GD prevedeva. «Sapevo che mia figlia non poteva che avere successo». Io mi fermerei qua perché mi sembra che il video sia già abbastanza lungo. Come avrete intuito, GD sta macchinando qualcosa per cambiare la sua vita in modo radicale e questo piano diabolico coinvolge anche i genitori, ma soprattutto la possibilità di scomparire per un po'. Quindi scomparire per un po' dal radar di tutti. Fatemi
Fatemi sapere se avete qualche idea su quello che potrebbe essere il piano di GD. Chissà cosa succederà, cosa ha in mente la nostra eroina depressa. Se volete che vada avanti con la lettura di questa storia, lasciate un bel mi piace e io capirò all'istante. E se così è, ci vedremo nel prossimo appuntamento, nel quale poco alla volta scopriremo il piano diabolico di GD. Come sempre io spero che il video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video, progetti e anche per non perdere il seguito della storia di GD. Direi che per oggi non c'è altro, io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!